Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Leone. Andiamo a vedere come si comporterà il mese di marzo 2026. Vediamo quali sono le grandi linee guida per te questo mese, vediamo qual è il tracciato animico. Lo facciamo seguendo la bellissima struttura oracolare e tarologica che ho preparato per te, affinché tu possa avere realizzazione e manifestazione dei tuoi veri ideali dell'anima. Dopo di questo andremo ad esaminare l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita sciamanico affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi. Per tutte le ragazze e i ragazzi che ancora non seguono il percorso sciamanico insieme a noi, sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni per iniziare il vostro vero risveglio e realizzare tutti i vostri obiettivi come stanno facendo migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Allora, andiamo, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza e realizzazione. Sabbe satta su chi contu. Allora, prima carta, qual è lo spirito che ti visita in questo mese? Qual è la ferita, ombra, paura, resistenza che chiede ascolto? E qual è il dono che nasce? Lo spirito che ti visita in questo mese. Meraviglioso. È lo spirito dell'autenticità. A dire il vero, qua abbiamo la caduta della maschera. Quindi qual è lo spirito che ti visita? È il tuo amante mistico, la sposa celeste o sposa sotterranea o sposo sotterraneo, chiamiamolo come vogliamo, nello sciamanesimo è la stessa cosa, così sopra come sotto. Quindi è il grande potenziale di palesarti a livello autentico. E che cosa significa? Gioia, godimento, energia erotica che fluisce nella realizzazione di infinite creazioni, infinite possibilità e l'eterna giovinezza. Come vi dico sempre, l'elisir dell'eterna giovinezza è la passione, è la gioia, e quindi è questo spirito qui, a dire il vero, cioè ti accorgerai in questo mese, grazie a questo spirito che ti fa da bussola, quanto è vero il fatto che se tu sei autentica o autentico, realizzi le cose. Non ti devi confrontare con nessuno. Quanto è vero togliersi le maschere? Che cos'è una maschera? Non demonizziamo la parola maschera, perché la maschera è lo strumento attraverso cui il divino si palesa a te. Il divino è inconoscibile, il divino è il mistero e usa le maschere per farsi conoscere. Quali sono le maschere del divino? La parola stessa persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera, cioè significa farsi conoscere dal divino. Gli eventi che accadono sono, per esempio, un incontro con quella persona o un tamponamento. Dico sempre il tamponamento perché ne ho fatti tanti, ma da un po' non ne faccio più. Quello che ti succede nel quotidiano è una maschera del divino, attraverso cui il divino, che è inconoscibile, si palesa a te. Quindi cogliere lo spirito che ti viene a trovare è la possibilità di cogliere ciò che c'è al di là della percezione dei sensi, della mente, la verità delle cose. È una sorta di la possibilità di cogliere la vastità del reale anziché rendere il reale monco, come vi ho spiegato anche nel video l'amore incondizionato, no? E la pacificazione degli spiriti. Quindi magia pratica 15. Quindi anziché mutilare la realtà, cioè vedere solo un aspetto della realtà, tu hai la possibilità di conoscere la vastità del reale e sentirti forte, piena. E come lo fai? Attraverso le maschere, appunto, che il divino ti metterà davanti, attraverso quello che ti succede, che sono gli eventi, le maschere del divino, e tu puoi cogliere veramente la verità di tutto, e questo genera forza in te, genera empatia, eccitazione. Ok,
Non a caso il numero 14 corrispondente anche all'arcano della temperanza, che è proprio l'equilibrio degli opposti. Vedere, non mutilare la realtà, non vedere solo un aspetto della realtà, ma vederla, iniziare a percepirla in modo onnicomprensivo, cosa c'è dietro quello che si presenta a te, cosa c'è dietro a quello che i tuoi sensi colgono, perché i sensi, ricordiamo, sono governati dalla mente, dall'ego, dall'io, e quindi per andare tu inconsciamente scegli di vedere delle cose o scegli di sentire delle cose, ma al di là di quello che è a livello percettivo, egoico, dell'io, delle tue credenze, al di là di quello c'è molto altro, cioè lo spirito che ti viene a trovare ti permette di non mutilare più la realtà, di vedere anche l'altro aspetto, non solo il visibile, anche l'invisibile. Bellissimo. E vediamo qual è la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto. Immaginare. Immaginare. Interessante questa carta perché ha a che fare con il potere creativo, con il mago. Immaginare. Come diceva Walt Disney, se puoi immaginarlo, puoi farlo. Sai qual è il problema in questo mese? Di non credere alla tua capacità di creare. Allora tu puoi creare una realtà in un modo o crearla in un altro. Puoi creare una realtà sulla base, come vi insegno sempre in tutti i podcast, sulla base degli dei sociali, potere, controllo che generano frustrazione, ansia, vittimismo, e gli dei naturali. Gli dei naturali sono le emozioni. Sono le emozioni, sono gli dei, sono la verità. Allora, il reale, vero, la manifestazione di successo della realtà ha a che fare quando tu ti allei con le forze della natura, che sono quando la tua volontà è allineata con la volontà dell'anima. Allora, quando la tua capacità di immaginazione è alleata alla volontà dell'anima, tu realizzi obiettivi straordinari, perché non fai fatica. Ci vuole impegno, ma non è uno sforzo. Come vi dico sempre, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. E la prima legge, la yasa, si chiama, dello yoga sciamanico. Ciò significa, come tantissimi di voi state facendo già con l'arte sciamanica, puntare l'obiettivo e andare incontro al sacrificio che hai fatto agli dei. Ma questo lo facciamo soprattutto sulle masterclass. Però qual è il senso? Tu non ti devi più impegnare a raggiungere l'obiettivo, non ti devi più sforzare a raggiungere un certo obiettivo. Devi lasciare che sia gli dei a portartelo. Tu ogni giorno ti devi impegnare soltanto sull'offerta che hai fatto agli spiriti. Ok. E abbiamo castrato la capacità di immaginare nella nostra infanzia. E questo vi invito in questo mese a intensificare il rituale sciamanico Risveglia il tuo potere occulto, perché lì vi faccio fare la meditazione sulla bambina interiore, il bambino interiore, oltre alla pratica che va a sciogliere l'energia ostruita nelle cellule e nei chakra per abbracciare la bambina o il bambino interiore, perché l'immaginazione qua come blocco, come ferita, è che quando siamo stati bambini c'è una ferita antica legata al secondo chakra che va vista, che va vista. Questa ferita antica, sai quando immaginavamo da bambini, no? E poi quando cresci, no, sono tutte fantasie. Ecco, questa è la ferita antica. Quando la mente razionale, l'io, l'ego, ti dice questa è solo fantasia per i bambini. Ma tu ti accorgi che invece la tua capacità di immaginare, la tua capacità creativa è la tua capacità creativa. E spesso ci diamo sempre degli obiettivi minori perché abbiamo mutilato la nostra capacità di immaginare. E quindi è il lavoro sul bambino interiore in questo mese. Come se ti dessi sempre obiettivi minori perché la capacità di immaginare è mutilata. E quindi è questo il senso. Vediamo cosa ne deriva, il dono qual è? Il dono è che ricevi gli aiuti. Ti accorgerai che la tua capacità di immaginare
facendo leva sulla bambina o il bambino interiore, ti accorgerai che puoi realizzare qualunque cosa, perché arriveranno gli aiuti. Amplierai la tua capacità di immaginare e arriveranno gli aiuti. Arriveranno gli aiuti. Non aver paura di sognare, di immaginare. Perché poi rimango male di nuovo, perché queste sono tutte credenze. Sono tutte credenze. E tu ti accorgerai in questo mese perché attiverai, andrai a fare la guarigione della bambina, o si attiverà la guarigione reale della bambina o del bambino interiore, facendoti arrivare aiuti dall'universo. E allora il divino si paleserà a te con la maschera dell'aiuto, cioè della serie, caspita, allora funziona questo approccio, ok? Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Il viaggio, 7 carte per te, per il viaggio del mese. Questa è proprio la paura di sognare, no? Come se fosse uscita la stella al contrario dei tarocchi. Ricordati che la mente razionale te ne accorgi che sta entrando in gioco quando tu stai immaginando qualcosa di bello che vuoi realizzare, e la tua mente razionale ti ridicolizza. Che fai? Sei una stupida, sei una cretina, ok? Questo è il senso. Non puoi ambire a tanto. Quindi quelli sono i parametri della mente razionale, i falsi dei, no? Invece gli dei naturali sono tutt'altro. Ricordati che l'anima, come diceva il grande Adler, ha la grande aspirazione ad emergere, e quindi devi sognare in grande, devi sognare in grandissimo, devi sognare in grandissimo. E qua il sogno è in piccolo invece, è come se ti limitassi. Sono troppo vecchia, o non ho abbastanza titoli, non ho abbastanza denaro. È il lavoro certosino che facciamo nelle masterclass, questo, sulle credenze disfunzionali che fanno parte della tua stirpe e del tuo karma, a cui tu ti devi alleare. Ti puoi alleare solo con l'approccio sciamanico, perché l'approccio terapeutico normale ti porta ad anestetizzare le emozioni e le immagini. Ma comunque questo è il lavoro che facciamo nella nostra scuola. Allora, energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo. Il diavolone, attaccamenti, paure, resistenze, ho paura di sognare, non me lo merito, sono troppo attaccata alla sofferenza di quando... Noi siamo attaccati alla sofferenza. Il più grande attaccamento che abbiamo è la sofferenza. Senza la sofferenza noi non sappiamo chi siamo e la mente perde il comando su di noi. Noi siamo una vastità, un'infinità in qualità di anime, che abitiamo un corpo. I limiti, no? Delle tue percezioni, corpo. Continuiamo comunque. Amore e relazioni. Cosa ti chiede l'amore nelle relazioni? In tutte le relazioni. Ti chiede di aprirti, di darti all'amore, di darti, senza resistenze. Allora, lavoro, denaro e missione. Il lavoro come atto sacro, cosa accade nel lavoro? Re di bastoni, qua ti vedo avere la capacità di leadership all'interno dei contesti lavorativi, visione, leadership, perché incarni l'autenticità. Ma continuiamo. Corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima in questo mese di marzo? Chiede struttura, impegno e dedizione, disciplina chiede il corpo, Disciplina, come sopra così sotto, il corpo è manifestazione dell'anima. Evento oppure svolta del mese. Wow, il giudizio, c'è una rinascita qua, c'è una rinascita tua in questo mese. Consiglio sciamanico, come attraversare il mese, quale atteggiamento interiore adottare? Cambio di prospettiva. Cambio di prospettiva, sacrificare la visione della mente, sacrificare l'ego. Sai che significa sacrificare l'ego con tutte le carte che sono uscite? Significa sacrificare il fatto che tu non puoi aspirare a tanto, sacrificare il fatto che tu non puoi aspirare a di più, sacrificare il fatto che se la mente ti dice sei ridicola, sei stupida, eccetera, lo sacrifico. Mentre lo sacrifico mi confronto con le emozioni della bambina, allora mi faccio il rituale occulto, va bene?
Esito, benedizione finale del mese, come ne usciamo dal mese? Esito, meraviglioso, bambina interiore incredibile. Sei di coppia e la bambina e il bambino interiore, ricordi dell'infanzia, no? Come ne esci dal mese? Ti abbracci e ti strabaci la tua bambina perché grazie a quello ricevi gli aiuti. Una stesa potentissima. Io vedo che inizialmente in questo mese potresti sentirti attratta o attratto da qualcosa che ti accende, anche che ti lega al tempo stesso. Quindi potresti sentirti fortemente attratta o attratto da qualcuno o da qualcosa. Io qua vedo che emergerà un tuo attaccamento o a una persona o a un obiettivo o a una certa dinamica, cioè una tentazione ritorna, un attaccamento da essere che va visto ritorna. Oppure un'ambizione si fa più forte, ma al contempo quando l'ambizione si fa più forte ci sono tutti gli attaccamenti che ti tengono legata al passato. Cioè, prima di tutto però io vedo che è un mese in cui tu non sei tiepida o tiepido, sei acceso. Allora, il diavolo ti metterà davanti ai tuoi desideri più profondi e ti chiede, le tue paure ti stanno dominando? O sei tu che le guardi in faccia e le puoi risolvere? Cioè, sciamanicamente questo diavolo è l'incontro con l'energia istintuale, non devi reprimerla ma devi cavalcarla. E nell'amore, in tutte le relazioni amicali, di amore, d'amicizia, relazioni, l'amore qua ti chiede di darti a una persona. Comunque l'amore lo vediamo dopo, però c'è questo cavaliere di coppe, c'è, qua vedo una dichiarazione, un messaggio dolce, un invito, un gesto romantico, quindi o sei tu a sentire il bisogno di esprimere quello che provi, o c'è anche un'altra persona che che c'è anche la notizia qua, un evento, una persona che si dichiara, anche qua si apre l'amore, no? E la vita ti mette davanti al darti a certi eventi, come in questo caso l'evento è quello che l'amore ti porge la coppa nelle relazioni. L'amore questo mese ti chiede vulnerabilità, non ti chiede controllo, non ti chiede di nascondere le cose, non ti chiede controllo, ripeto, non ti chiede seduzione strategica, ti chiede cuore, 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 cuore. Sì. Questo è l'amore che eleva l'istinto, no? E qua nel lavoro e nella missione Re di Bastoni qua sei nel tuo trono. Io qua vedo che tu sarai leadership, hai la visione, hai carisma e vedo che nel lavoro potresti prendere una decisione molto importante o guidare un progetto. Potresti sentirti finalmente riconosciuta o riconosciuto, cioè è il mese in cui tu puoi osare. La tua anima ti chiede questo, smettila di giocare in piccolo. Il Re di Bastoni non aspetta il permesso, ma agisce con la visione. Quindi è un mese in cui tu puoi lanciare qualcosa, puoi proporre qualcosa, puoi guidare, creare. Ti vedo in questo modo. Vedo espansione per te nel lavoro, nella missione in questi termini. Però ti dico, il corpo ti chiede struttura per sostenere la visione dell'anima. Ti chiede disciplina, ti chiede ordine, ti chiede stabilità, non strafare. Forse ultimamente potresti essere andata a fuoco, diavolo, Re di Bastoni, no? E il corpo ti dice radicati. Ma cosa significa concretamente radicarsi? Ritmo regolare, cura della tua postura, allenamento strutturato, dormire meglio, stabilire confini chiari. Chi sta facendo lo yoga sciamanico con me è proprio questo, ogni giorno con disciplina, con struttura, per dare questa grande espansione. Cioè il corpo ti chiede autorevolezza su di te, non è rigidità, è centratura, perché qualcosa ti sveglia, boom, il giudizio. Qua c'è la chiamata dell'anima tua a essere autentica, autentico, ma nei fatti, nella realtà visibile, fenomenica, c'è una notizia che ti arriva che cambia la prospettiva. O anche una persona che riemerge dal passato, può essere.
o una rivelazione. Ma quando dico una persona che riemerge dal passato, non è, perché qua c'è anche il 6 di coppe, l'ho visto, no? Non è in sé la persona che riemerge dal passato, sono eventi del passato che finalmente in questo mese possono essere pacificati in modo magistrale. Formula pentacolare, che trovate nel video, sempre uno dei magia pratica, il pentacolo magico. Allora, quando il tuo, rispetto a quello che richiede il tuo karma, se per pacificare delle emozioni del passato è necessario che arrivi una stessa persona, ti arriva quella stessa persona, anche se tu o lo vuoi o non lo vuoi, ti arriva, se è predisposto dal karma. Se invece è predisposta una persona diversa, arriva una persona diversa, ma che ti porta a pacificare delle immagini che hai vissuto nel passato per vivere relazioni più integre, più appaganti. Ok? Quindi, come evento del mese, ripetiamo, una chiamata, che è la chiamata dell'anima, che si riversa dove? In una notizia che cambia la prospettiva, una persona che riemerge, o una rivelazione, oppure, come evento del mese, è una decisione che non puoi più rimandare. Perché il giudizio è il risveglio karmico. È come se la vita dicesse: adesso scegli chi sei. Ripeto, può essere un ritorno, può essere una verità che viene a galla, può essere un'occasione che ti riporta sulla tua vera strada, perché abbiamo senza maschere qui. È potentissimo quello che arriva quando arriva il giudizio come evento del mese. Qual è il consiglio? Fermati, osserva, ribalta la prospettiva, non reagire alle cose istintivamente come avresti fatto in passato. Non fare mosse impulsive, questa è la chiave del mese. L'appeso ti dice: lascia che le cose maturino, non forzare, cambia prospettiva. Sciamanicamente l'appeso è l'iniziazione, è il momento in cui ti arrendi al flusso per vedere ciò che prima non vedevi. Qual è l'esito? Bellissimo. Ritorno all'innocenza, ritorno all'infanzia, riconciliazione, ritrovare qualcuno del passato, ritrovare una parte di te più autentica. Eccola. Un amore più semplice, più vero, una gioia leggera finalmente. Dopo intensità, potere, risvegli, qual è l'esito del mese? Torni al cuore. E questo è stupendo. Ricordati che questo mese ti toglie le maschere. Il diavolo ti mostra dove sei attaccata, dove sei attaccato, il giudizio ti chiama, il re di bastoni ti ricorda chi sei e la vita ti dice: non devi compiacere, devi essere vero. E la tua paura di sognare in grande, ti sei forse ridimensionata troppo, forse hai ascoltato la mente razionale, hai avuto paura di desiderare, ma qua la carta ti dice, insieme alle carte qua: re di bastoni, giudizio, diavolo, cavaliere di coppe, tu sei potente, la mente vuole controllare ma la tua anima vuole creare, e se tu controlli non puoi creare, ostruisci il flusso creativo. E allora, se immagini in grande, arriva il supporto, aiuti concreti, persone che ti sostengono, sincronicità, non sei sola o solo in questo passaggio. Andiamo a fare due specifiche. Allora, sul re di bastoni, sul lavoro, micidiale, asso di spade, notizie sul lavoro, prendi delle decisioni importanti, hai la capacità di guida, di leadership, sarai seguita, seguito, e arriveranno notizie importanti che vanno a tranciare ogni dubbio, mettendoti sul trono. Bellissimo. Sull'evento del giudizio, tre di bastoni. Allora, qua c'è la pacificazione di immagini perturbate del passato una volta per tutte, rispetto degli attaccamenti, cose che avevi lasciato in sospeso, perché il tre di bastoni mi parla, c'è una donna di spalle, vedi, finalmente mi metto alle spalle il passato, guardo le navi arrivare, sono pronta ad andare, pronto ad andare, quindi c'è una chiamata che ti porta ad essere pronta ad andare, o pronto ad andare, alleggerita, alleggerito.
Allora, sono saltate due carte al contrario. Sapete che io non leggo le carte al contrario, ma sono proprio indicative in questa stesa. 9 di spade al contrario, la temperanza al contrario. Sai quante volte hai posticipato questo equilibrio? Allora la vita non te lo fa posticipare più. Problemi, insonnie, rimuginii, ossessioni mentali che impedivano l'equilibrio, no? Con la temperanza. Allora per guardare avanti tu cosa farai? Finalmente pacifichi quelle situazioni del passato che ti hanno fatto rivoltare il cervello per non so quante volte. Per non so quante volte. Qua è necessario un atto di volontà, ragazze mie e ragazzi, per creare la magia. La magia altro non è che l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. Allora qua c'è un evento esterno che ha a che fare con il giudizio interno. La tua anima si è stancata di non risolvere certe questioni. Allora c'è questa chiamata tua, succede un evento che è proprio di risveglio per te, arriva una notizia importante, un cambiamento che ti porta a pacificare delle cose che per te tanto tempo rimuginavano. Hanno a che fare con la bambina interiore comunque. Vediamo il consiglio sciamanico sull'appeso. Il diavolone, guarda i tuoi attaccamenti da un'altra prospettiva. Cioè, se tu hai questo atteggiamento di non reagire alle cose, perché la reazione agli eventi che accadono, la reazione impulsiva è frutto di attaccamenti, mi dice qua. Le reazioni impulsive che hai avuto fino a questo momento nella tua vita erano frutto di attaccamenti, paure e resistenze, per difesa. Allora, se tu aspetti prima di reagire, tu ottieni quello che vuoi. Ok. 6 di coppe. 9 di coppe. Guarda, il mese si chiude con un altissimo godimento e raggiungimento di un desiderio personale, realizzazione di un desiderio personale, perché grazie alla tua bambina interiore che viene pacificata con il rituale erotico della Kundalini, non è il rituale erotico, scusami, è il potere occulto, però chi sta facendo la pratica 21 giorni li fa tutti insieme in settimana. Allora tu guarda come ti trovi, bella o bello, con 9 coppe di cui ne puoi godere. Grazie a cosa? Alla pacificazione della bambina interiore. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi, stupendo. E adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te. Sia che tu abbia già una persona nel cuore, non ci sia nessuno, vediamo un po'. Leone, cosa accade nell'amore per te? Il Papa ci picchia. 5 di bastoni. Il 2 di denari. Allora, c'è una persona nel tuo campo energetico con la quale vedo che c'è un po' di attrito, e forse attrito per questioni riguardanti il lavoro, o lavorate insieme, o avete a che fare con qualcosa che riguarda la vostra stessa missione. Però qual è il senso? Al di là di questo che si può verificare nella realtà fenomenica, nella realtà visibile, io vedo che tu hai appreso, la vita ti chiede una cosa, a livello relazionale, no? Tu hai integrato delle dinamiche molto difficili, ne sei adesso cosciente, sei maestra o maestro di queste dinamiche di difficoltà relazionale, e questo ti rende appunto maestra o maestro. Hai già vissuto delle questioni di tensione a livello relazionale e adesso ti rende maestra la vita. Ti confronterai in questo mese con delle tensioni con qualcuno, o qualcuno è geloso di te o ci può essere della gelosia. Qual è il senso? Quello che ti chiede l'amore in questo mese è di ristabilire le tue priorità.
Il 2 di denari parla di equilibrio, amore, lavoro, vita personale, giusti spazi, giusti tempi e relazioni. Questo ti chiede la vita. Ricordati che abbiamo la carta a dire il vero. A dire il vero, il Papa mi parla di colei o colui che sei tu, che si prende la responsabilità di voler vivere una certa relazione a una certa, a un certo livello. Tu vuoi vivere una relazione a un certo livello, un livello alto, dove ci sia anima, spirito e cuore. Ok, siccome l'anima ti chiede questo, questa autenticità qui, però poi ti dice, però poi magari non sono abbastanza per vivermi una relazione di questo tipo, ricordati la carta immaginare. E invece con questa, la volontà di vivere una relazione su un certo livello più elevato ti permette di confrontarti con le divergenze tue interne ancora in auge in questo momento e di portare equilibrio tra quello che la tua anima vuole rispetto a una relazione. Questo su un livello più alto. Cosa ne consegue nella realtà fenomenica? Che ti puoi trovare a scontrarti con una persona o più persone per affinare questa consapevolezza, ossia qual è questa consapevolezza? Voglio una relazione vera, che sia in equilibrio con quello che voglio fare, con le mie attività, con le mie cose. Ora andiamo a vedere, ecco, abbiamo l'appeso nuovamente a fondo mazzo che mi parla di cambio di prospettiva rispetto alla relazione. Andiamo a vedere adesso chi è l'energia esterna che ti viene incontro. Qua c'è necessità di essere autentici in una relazione, quindi o lo sei tu, o hai necessità di esserlo tu, o deve essere l'altra persona, ma è uguale perché l'altra persona è uno specchio. Ok. Vediamo l'energia dell'altra persona che ti viene incontro in questo mese. Ci può essere un certo attrito inizialmente per stabilire confini sani, per chiarirsi l'uno con l'altra, l'uno con l'altro e poi essere in equilibrio, no? In base ai chiarimenti che vengono fatti o al confronto, scusami. Allora, energia della persona che ti viene incontro in questo mese, 9 di bastoni, 5 di coppe, è una persona che ha sofferto moltissimo, regina di spade. Allora, la persona con la quale o l'energia che poi si integra in una persona o più persone con le quali ha a che fare in questo mese a livello amoroso, sono persone che hanno sofferto moltissimo. Sono persone che cercano di guardare o una persona che cerca di guardare razionalmente le proprie emozioni perché ha sofferto veramente tanto. Ha paura di soffrire di nuovo, è una persona che la puoi percepire come una persona che ha delle difese. Perché ha delle difese? Perché sta facendo i conti con una tristezza molto profonda che porta nel cuore. Ora, o che questa cosa può succedere tra te e questa persona, abbiamo 5-5, o che è successa nella sua vita privata, personale, non conta, perché lo specchio è ciò che conta. Ciò cosa vuol dire? È una persona che viene a te, è una persona provata, però è una persona che cerca di essere lucida, cerca di essere una persona che non fa più compromessi con il cuore, allo stesso tempo protegge molto il suo cuore. Sì, una persona molto provata che ha sofferto moltissimo. E qua abbiamo un 6 di coppe, mi parla di una persona che ha molto sofferto nel legame, se la conosci già, con te, una persona che si è sentita in colpa, che mette le difese sul cuore o che può essere stata una persona più fredda, ma che ha questo 6 di coppe, no? La voglia di toccare la sua bambina, il suo bambino interiore, la voglia di rinascere, però anche paura perché è stata ferita. Può essere una persona che già conosci, peraltro una persona nuova. Questa è l'energia con la quale ti confronti, cioè come stanno messe le cose. Andiamo a vedere alla fine cosa succede nell'amore per te. Leone. Bellissimo, abbiamo messaggi d'amore, principessa di coppe, paggio di coppe, 7 di coppe. Allora, e il 9 di spade.
Allora, mi dice che inizialmente nel mese ci sono dei messaggi d'amore, qualcuno che si mostra vulnerabile nei tuoi confronti, una persona che si apre. Questo può essere o una persona o più persone, o puoi essere, ci possono essere delle opzioni qua, soprattutto per te, credo, perché questa è la tua fila energetica. In queste opzioni, o al di là, se magari ce n'è una sola e ti possono venire dubbi rispetto a questa persona. Quindi ricapitoliamo, o sono delle opzioni amorose che tu hai, o sono dubbi che puoi avere in merito a una persona, va bene? Quindi sono dubbi in merito a questo. Poi arrivano delle preoccupazioni, 9 di spade, delle ansie che ti possono venire, non lo so, forse perché questa persona inizia un po' a vagliare le emozioni alla luce della razionalità, può mantenersi un po' razionale, perché se ti vengono preoccupazioni o hai delle ansie in merito a questa persona, perché di punto in bianco magari vedi che cambia atteggiamento, perché è una persona che è molto sensibile, questo te lo voglio dire, è una persona che ha sofferto molto, magari tu gli rimandi delle preoccupazioni, dei problemi che aveva nell'infanzia, ma è anche lo specchio a te. Cosa ti chiede l'amore in questo caso? Guarda le tue paure, non guardare l'altra persona come un soggetto distinto e separato da te, no. Guarda l'altra persona, abbi la possibilità di guardare l'altra persona come l'immagine perfetta che ti arriva per realizzare quell'amore appagante su un altro livello che vuoi tu, perché tu mi compari come il Papa. Vuol dire che vuoi un amore su un livello più elevato, e allora per confrontarti con l'amore sul livello più elevato devi confrontarti con le paure all'amore, 9 di spade. Attaccamenti, resistenze che abbiamo, l'abbiamo visto nella stesa precedente. Vediamo cosa viene dopo il 9 di spade. 7 di bastoni. Il 7 di bastoni mi parla di limiti, di no contact, o di limiti, ma mi parla anche di difendere quello in cui tu credi. Allora, io credo che per realizzare l'amore a questa altezza che vuoi, tu difenderai le tue posizioni, ciò in cui credi, ed è perfetto e va bene così. Quindi questo ti porterà a realizzare questo equilibrio. Forse magari non hai mai avuto talmente tanta forza di essere autentica, autentico, di combattere per le tue visioni, e l'altra persona ti serve proprio a farti da questo specchio. Il 7 di bastoni: proteggo la mia energia non tanto dall'altra persona, ma proteggo la mia energia rispetto alle mie paure. 6 di bastoni fondo mazzo, me ne esco vincente infatti da questo, perché la relazione in questo mese con l'altra persona ti serve a difendere le tue posizioni in merito a quello che senti, ristabilendo le tue priorità, non dare troppo, non sacrificarti per l'altro in modo vittimistico. Se vuoi una relazione appagante e integra, questo mese è il mese in cui tu sfoggi la tua rinnovata maestria in termini relazionali. Vediamo la carta al positivo. Al positivo il 7 di denari. Una volta che tu difendi la tua posizione in merito a quello che ti ho detto, cioè in merito a quello che senti con alla base quello che ti ho detto, l'attesa e il 7 di denari porterà buoni frutti, cioè della serie: io dico questo e poi vedo cosa succede, adesso la forza è di dire questo. Quindi il 7 di denari è: l'attesa avrà i suoi frutti, la ruota girerà. Energia negativa, cavallo di bastoni, mi parla di una situazione che può accadere, o di un comportamento che ci può essere allora, di base, siccome tu hai il Papa, il cavaliere di bastoni al blocco, e tu non vuoi gli andi rivieni, vado, vengo, agisco d'impulso, poi mi ritiro, eccetera, non vuoi più questo, no? Bene, una volta che dici questo, o comunque dici le tue posizioni in merito a questo, l'attesa porterà buoni frutti. E vediamo quali frutti porterà l'attesa al positivo. Alla chiusura netta, ad affrontare un dolore che magari ti stai portando avanti da tempo, e questo porterà a non sentire più il dolore che hai provato una volta e a generare nuovi frutti, perché il 3 di spade è al positivo. Cosa porterà l'attesa a
sanare un cuore che è stato 1000 volte ferito. Ma da che cosa è stato ferito? Dalle tue stesse paure, che l'altra persona ti rimanda come immagine a specchio. Sì. Chiuderai dei comportamenti deficitari per l'amore vero, grazie alla relazione con l'altra persona. Fammi vedere sull'altra persona la regina di spade nei tuoi confronti, anche se è uomo, e un 6 di bastoni. Allora, questa persona vuole, guarda, c'è l'asso di coppe. Qua abbiamo una persona che col 6 di bastoni è una persona che riprende in mano la propria autostima e vuole avere successo nel relazionarsi con l'altra persona, in questo caso sei tu. E infatti qua a fondo mazzo abbiamo l'asso di coppe. Questo è il mese dell'assestamento, dell'assestamento. Sì. Vediamo cosa ti dirà quest'altra persona. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sono geloso di te. Abbiamo una persona che è gelosa di te. Perdonami, ti prego, perdonami. E te l'ho già detto con il 5 di coppe. C'è una persona che vuole risolvere con te. Perdonami, ti prego, perdonami, in merito anche a una chiusura che ci può essere stata o ci può essere in questo mese, perché vedo una sorta di tensione iniziale. Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E qua abbiamo una persona che conclude una transizione, un'iniziazione, potremmo dire, che la vita gli dà, con la paura di soffrire di nuovo. Qua ricordiamo che avevamo anche nella lettura precedente il Cavaliere di Coppe come l'amore, no? La persona che ti viene incontro, dove vi rinfacciate le stesse ferite. E quindi qua abbiamo una persona, e quindi anche per te, dove quel tormento di quella ferita, di restare sola di nuovo, di soffrire di nuovo, finisce questo tormento. Non a caso il 3 di spade è il positivo. Quindi questo è un mese di processo, di transizione, dove finisce il tormento di non sentirsi abbastanza degni di amare, di essere amati, soprattutto per quanto riguarda questa persona, e dice io ti merito. Tant'è il 6 di bastoni, prendo il coraggio, io ti merito. Ok. Wow, che letture potentissime, ragazze mie, ragazzi, che letture potentissime. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli della Dea. La casa. La casa è un po' come il Papa, no? Tu hai qua il Papa, tu vuoi una persona con la quale sentirti a casa, quindi su un livello più alto. E anche questa persona lo vuole, sentirsi a casa, ma sentirsi a casa è un sentirsi a casa internamente, essere al sicuro nelle proprie emozioni della bambina e il bambino interiore. Quindi quello che la relazione ti porta in questo mese è la relazione con la tua casa interiore, prima di condividerti con l'altro. Questo è il senso. Un'altra? I segreti. Quello che non sai in questo mese, che può generare dei segreti, ti verranno rilevati, ti verranno svelati. Ciò che non sai ti verrà rivelato. Ciò che non sai dell'altra persona ti verrà rivelato, non subito, perché te lo dico io che cos'è, il 5 di coppe qua in mezzo dell'altra persona. Sono segreti inerenti, riguardanti la paura di soffrire di nuovo, la paura dell'abbandono. Questo è il senso, te lo dico già io prima che l'altro te lo dica, ma poi lo vedrai che è così. La saggezza divina in questo caso non è la saggezza umana, cioè che è manipolata dalla mente razionale. La saggezza divina ti dice: segui tutto ciò che accade come la manifestazione dello spirito dell'amore, tutto ciò che accade senza giudicare l'evento. E ti rimando al podcast che ho fatto, Magia Pratica 15, l'amore incondizionato. Ok? Wow. Adesso andiamo a vedere cosa ti dice la carta del drago immaginale in questo mese.
Replicante. Forse è la prima volta che esce questa carta da quando siamo le carte del drago immaginale. Vediamo cosa ti dice il replicante, molto interessante. 35. Replicante. Tante volte ho pensato che potesse esserci un regno dove io e te potessimo incontrarci per davvero. Poi ho capito che tu non mi riconosci. Quando mi riconoscerai, si aprirà la visione dell'unione del nostro castello interno. Il castello interno, e qua è uscita la casa, ragazze, ragazzi. Ogni oracolo dicono sempre le stesse cose con parole diverse. Poiché non c'è un esterno e un interno, non esiste né l'originale né la copia. Esiste unicamente la tua voglia di conoscerti che sovrasta ogni limite. In presenza di questa carta hai necessità di incarnare un obiettivo. Hai necessità di attrarre nella cosiddetta dimensione fisica qualcosa che per il momento è presente solo in una sfera sottile, non pienamente manifesta. E l'abbiamo visto nella lettura precedente, con il re di bastoni, che incarna un obiettivo, leadership e visione. Mi dicono già che la fai, i tarocchi. Ma vediamo il rituale per la buona riuscita. Qual è? Vai in un bosco, in un parco, in un giardino con un tappetino che puoi stendere a terra. Quando trovi il luogo adatto, sdraiati sulla schiena e osserva il cielo. Rimani immobile, rilassa profondamente ogni singola parte del tuo corpo. Appena percepisci il corpo morbido e abbandonato, inizia a sentire il suono di un tamburo nei tuoi organi. Chi ha fatto le masterclass precedenti con me sa bene come sentire il tamburo immaginario, no? Questo è il cosiddetto tamburo immaginale, un tamburo potente che puoi avere con te sempre ovunque. All'inizio si tratta di immaginare il suono, ma con la pratica si può arrivare a udirlo distintamente. Le tue viscere sono il budello stesso con cui il tamburo è fatto e, percosse da una forza invisibile, emettono un suono ritmico sempre uguale. Quando il suono del tamburo è sufficientemente chiaro e distinto, mettiti seduto. Nella posizione seduta, avendo cura di tenere la schiena ben eretta e il mento vicino al torace, fai vibrare la tua testa muovendola leggermente e velocemente verso destra e sinistra. È importante che il movimento sia minimo e veloce, talmente lieve che dall'esterno appare quasi impercettibile. È come se scuotessi la testa per dire di no, ma lo fai lievemente, velocemente e continuativamente. Mentre scuoti la testa, senti il suono del tamburo nel tuo corpo. Chiama a raccolta gli spiriti dei tuoi avi e chiedi loro di aiutarti a evocare il tuo obiettivo. Ciò che devi fare e gli strumenti per farlo in maniera impeccabile. Fai ciò per qualche minuto consecutivo, poi ferma il movimento della testa e rimani immobile nel puro ascolto del suono del tamburo interiore che chiama a te gli spiriti della foresta e comunica con essi. Continua a chiedere la collaborazione degli spiriti della foresta e dei tuoi avi. Il suono del tamburo porterà loro la tua richiesta e a te il loro amore e il loro sostegno. Il tamburo è unione, comunicazione. Seduci gli spiriti che animano la foresta, incantali e portali a te, così che ti stiano vicini e tu possa sempre sentire il loro alito sulla tua pelle e il dolce calore della presenza dell'invisibile al tuo fianco, che ti sostiene nella realizzazione del tuo obiettivo. Ma sii anche disposto a cambiarlo leggermente. Se già ne hai uno ben definito, affinché possa armonizzarsi al meglio con la volontà universale, si disposta anche a cambiarlo leggermente in base a quello che arriverà in merito a quell'obiettivo. Ricordati quello che ti ho detto all'inizio. Spesso la natura plasma i nostri obiettivi per renderli meglio compatibili con un disegno cosmico che la nostra mente non può comprendere. Se tu pensi che rispetto a un obiettivo devi fare esattamente quello, ma poi rispetto a quell'obiettivo la vita ti mette davanti a un'altra strada, tieniti aperta a questo. Perché la tua mente non può capire, non può afferrare il motivo per cui devi andare di là piuttosto che di qua. Se
se più o meno consapevolmente rifiutiamo questa azione di trasformare la realizzazione dell'obiettivo, se più o meno consapevole rifiutiamo questa azione di trasformare la realizzazione dell'obiettivo, diviene impossibile. Meglio essere aperti, duttili, sempre disponibili al cambiamento. Quindi, ragazze mie e ragazzi, sono pratiche stupende. Tu questo mese incarnerai un obiettivo, va bene? Che ha proprio a che fare e riceverai gli aiuti in merito a quell'obiettivo. Quindi restate fedeli nell'intento, praticate e abbiate fede negli eventi, perché ti realizzeranno quell'obiettivo. Io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.